Ciao a tutti! In ferrovia siamo abituati a vedere, principalmente, convogli uniformi in cui la tipologia di rotabili e le livree degli stessi sono omogenee o comunque usuali nei treni che passano ogni giorno dinanzi ai nostri occhi. Ogni amministrazione ferroviaria, per una questione estetica, di immagine e normalmente anche per differenziare le varie tipologie di servizio, ha sempre cercato di raggiungere risultati come quelli che vedete in queste immagini, dove la stessa livrea è applicata a carrozze e mezzi di trazione. Ma fortunatamente non sempre è così. Per carenza di materiale o altri imprevisti sono sempre esistite interessanti eccezioni, capaci di catturare l'interesse di noi appassionati. Quindi ho deciso di iniziare una nuova miniserie di video, riproducendo sul plastico in costruzione convogli realmente esistiti e documentati, nei quali la combinazione e l'accostamento dei rotabili risulta raro, unico, al limite del credibile. Ovviamente, non possedendo i diritti delle immagini reali, posso riportare queste chicche ferroviarie unicamente in scala 1:87. Anche perché, confessiamolo, un Intercity come questo è troppo normale, può sembrare banale, un non modellista direbbe da casa mia ne vedevo decine uguali a questo, che senso ha comprarne i modelli? Cominciamo quindi con la composizione al limite del credibile di oggi. Le E402B sono entrate in servizio regolare nel 98, nel primo periodo principalmente il traino di treni merci ed Intercity, ma non so se per test o mancanza di altri mezzi di trazione, sono state fotografate anche in testa treni interregionali, formati da carrozze MDVE in livrea d'origine. Siamo alla fine degli anni 90, a quei tempi gli interregionali, che corrispondono più o meno agli attuali regionali veloci, erano formati da carrozze a medie distanze, normalmente in composizione con le S646, i Caimani di sesta serie e le più moderne Tigri. Talvolta, e principalmente sulla Milano-Venezia, potevano essere impiegate addirittura le E444R, ma vedere una tartaruga in testa a un interregionale già rappresentava una rarità. Le E402B non svolgeranno mai più questo tipo di servizio e il loro accostamento a queste carrozze è rimasto un evento eccezionale, che possiamo, tuttavia, riprodurre in modo realistico sui nostri plastici, dove talvolta, senza esagerare, è bello uscire dalle composizioni ordinarie e riprodurre quelli che sono stati casi isolati, eccezioni, accostamenti improbabili ma documentati. Io e Trick Track siamo impegnati in attività di ricerca, vi ringraziamo per la visione e vi aspettiamo, oltre che nei classici video del canale, alla prossima composizione al limite del credibile.